Buongiorno ragazzi, buongiorno insegnanti. Allora, abbiamo voluto fare un momento insieme ai bambini per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Come ben sapete l'abbiamo voluta intitolare Radici e futuro, passi di donna. E quindi questo momento che faremo insieme a voi, questa piantumazione della mimosa, ha non solo il significato simbolico, la mimosa simbolo dell'8 marzo, ma ha anche un altro significato. Rappresenta la radice e il futuro. Le radici della mimosa affondano nella memoria e i suoi rami vanno verso il futuro. Quindi inviterei un bambino o una bambina insieme ad una maestra a piantare simbolicamente quest'albero, proprio ad indicare la radice e il futuro, per l'appunto. Le donne, delicate ma resistenti, belle e forti, capaci di rinascere sempre. Fate un bel applauso. Qualche altro bimbo, bimba vuole aggiungere qualcosa? Sotto, sì. Allora, durante il tragitto... Voglio essere un fiore e nessuno deve raccogliermi. Con questa bella e importante frase scritta da una bambina e parafrasando una frase che spesso viene associata al pensiero di Rodari. Qual è questa frase? Che l'8 marzo duri tutto l'anno. In particolare nel contesto della celebrazione della donna e della necessità di garantire parità e rispetto quotidianamente e non solo in una data specifica. Bravissimi! La mimosa. Un insegnante che rappresenti le radici, la memoria. Bimbi ce ne sono tanti, non so. Nella piantumazione Dall'altra parte. Ok. Ma meglio i bimbi. La togliamo dallo... Sì. Serve aiuto? Non saprei. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Ecco qua. allora, Due bambini. è l'insegnante, sì. Due bambini. Dai, aiuto. Mario, Ecco qua. Mo mettiamola qua. Ecco qua. Ecco qui. Dovrà stare e crescere. Allora, di terra. Sì, gentilmente. Si regge da sola. In questo giardino, oltre alla mimosa simbolo dell'8 marzo e di quello che ho detto poc'anzi, abbiamo anche la panchina rosa. Quindi è come se dedicassimo un po' questo spazio antistante la scuola alle donne. Va bene? Deve essere tutto attorno. Esatto. Piano piano. No, io no, io. Attorno.
Che le radici. Ci diranno qualche curiosità sull'albero di mimosa. Rocca di primavera. Filastrocca di primavera, filastrocca di primavera, più lungo il giorno, più dolce la sera. Domani forse tra l'erbetta spunterà la prima violetta. Oh, prima viola fresca e nuova, beato il primo che ti trova. Il tuo profumo gli dirà: la primavera è giunta e qua. Gli altri signori non lo sanno e ancora in inverno si crederanno. Magari persone di riguardo, ma il loro calendario va in ritardo. Le mimose sono delle piante di nascita americana, sono nate nel continente americano ed è lì che grazie al sole si riproducono nella loro più bella naturalezza. Intanto noi le abbiamo importate perché sono bellissime piante, sono belle poi da giardino, quando sono in fiore sono uno spettacolo e queste piante in un tempo passato, che non è tanto passato ma 30-40 anni fa, fiorivano a marzo, ecco perché la mimosa. Oggi inauguriamo questo nuovo spazio, voi lo sapete che da un po' di anni che non è più fruibile perché hanno dovuto fare dei lavori, finalmente ci hanno consegnato i lavori, grazie a un bel po' di volontari siamo riusciti a sistemare i libri e finalmente torniamo a rendere fruibile quella che è la nostra biblioteca comunale. Ancora non è completamente completa, però a breve finiremo tutto, riposizioneremo tutti i libri che abbiamo ancora da sistemare. Abbiamo voluto fare una pergamena che appenderemo poi nel locale alle donne che sono radici di memoria e semi di futuro. Che questo sia uno spazio di ascolto, parola e crescita. Però è uno spazio dedicato alle donne, ma non solo, è dedicato soprattutto ai bambini e ai ragazzi. Ora noi ci organizzeremo con i nostri bibliotecari, decideremo degli orari di apertura e vi inviteremo a frequentarla. Abbiamo già diversi progetti in cui vorremmo coinvolgervi, anche perché questo dovrà diventare il vostro spazio. Abbiamo un bel po' di soldini da spendere per comprare dei libri, quindi vi invito, bambini, bambine, ragazzi, ragazze, insieme alle vostre insegnanti, se avete delle richieste particolari, dei titoli di libri che vi piacciono di più, fatecelo sapere che noi li compreremo e li metteremo qui a vostra completa disposizione. Allora, una bimba può lasciare da una parte e inauguriamo la biblioteca. Dai, prego, entrate. Ecco qua. Benvenuti. Benvenuti a tutti. Allora, prima di procedere con le letture che avete preparato e con le poesie, noi abbiamo preparato dei cartelloni dove voi potete scrivere ciò che volete. Su un cartellone dedicato proprio alla giornata di oggi, anche se l'abbiamo anticipata di 2 giorni, voi lo sapete che la festa internazionale delle donne è il giorno 8, non oggi. Noi l'abbiamo voluto fare oggi proprio per rendervi partecipi. Quindi ognuno di voi può scrivere una frase che riguarda le donne sul cartellone
cartellone e su un altro cartellone invece la biblioteca che vorrei. Ognuno di noi può scrivere quello che vuole. Però leggiamo prima le frasi. Sì, sì. Maestra, lo posso Non esistono donne difficili, esistono solo donne che non accettano di essere messe in gabbia. Tu trovati un angolino e la scrivi. Le donne non devono scegliere tra intelligenza e sensibilità, sono entrambe e molto di più. Volevo qualcosa di giallo. La grandezza di una donna si vede nelle cure, nella pazienza e nell'amore che sa dare. Le donne sono pagine d'oro, un vero e prezioso tesoro. La donna è protezione e luce per il mondo. La donna è protezione e luce per il mondo. Questa è la classe quarta, giusto? La donna sa custodire il mondo con forza, dolcezza e coraggio. Classe terza. La donna non smette mai di essere una guida. La donna trasforma la fatica in amore. La donna trasforma la fatica in amore. La bellezza di una donna non è nel suo aspetto, ma nella sua anima e nei suoi sogni. Essere libera non è una scelta, è una necessità. Quando una donna sogna, il mondo si colora di possibilità mai immaginate. Sorridi donna, sorridi sempre alla vita, anche se lei non ti sorride. Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza. Le donne non amano a metà o donano tutto o custodiscono il loro cuore come un segreto prezioso. La forza delle donne. C'era una volta in Calabria il piccolo borgo di Pietrascura, incastronato tra colline cariche di aranci e sentieri di gelsomino. Qui si vive in un silenzio assordante. Il paese è grigio, le donne non possono cantare, le vesti sono scuri e le donne sono poco ascoltate. Gemma però custodisce un segreto. Sotto il grembiule scuro indossa nastri colorati e nelle sue stanze dipinge sogni di un mondo dove il gelsomino rappresenta il profumo della libertà.
Il principe Salvo si innamora di lei, di una luce che non riesce a spiegarsi. Lui la vuole solo per sé. Gemma capisce il pericolo, ma intravede un'opportunità. Userà il legame per far rinascere il paese. Salvo si innamora di lei e lei ottiene il permesso di riunire tutte le donne per far rinascere il paese. È la prima rivoluzione gentile, il paese si trasforma e le donne portano con sé la bellezza, il colore, la cura, la musica e l'allegria. I muri grigi si coprirono di vivaci affreschi che narravano storie di speranza e coraggio. Salvo e Gemma decisero di eliminare le ingiustizie in Calabria. Iniziarono così un lungo viaggio che durerà 3 settimane. Nella prima settimana liberarono le donne di Scilla, Reggio Calabria e Melito. Nella seconda settimana vanno a Crotone, Villa San Giovanni e Girifalco. Nell'ultima settimana arrivarono a Gioiosa, Gaulonia, Roccella e Bivongi. Quest'ultima la più difficile da convincere, ma con la loro forza e la loro tenacia tutto cambiò. Nelle piazze dove prima c'era silenzio, ora risuonavano melodie gioiose. Gemma, con il suo cuore generoso, guidava le altre donne. Insegnò loro a tessere con fili colorati, a coltivare fiori profumati che sbocciavano in ogni angolo. Ogni gesto era un atto di cura. Il principe Salvo, attirato dalla trasformazione del suo borgo, decise di restare, poiché iniziò a intravedere il cambiamento culturale delle persone. Pietrascura non era più un paese grigio e silenzioso, ma un giardino fiorito, dove le donne, con la loro forza gentile, avevano ridato voce e colore a ogni cosa. La libertà non era più solo un profumo nell'aria, ma una realtà vissuta, una promessa mantenuta di un futuro luminoso. Quando avevano finito di liberare le città, tutte le donne della Calabria si riunirono a Bivongi per manifestare la loro forza e il principe Salvo fece costruire una statua per ricordare la forza delle donne. L'unica cosa che l'uomo non deve dimenticare è che la donna è un piccolo dono che vale quanto l'universo. Da quel giorno il paese non si chiama più Pietrascura ma Pietranuova. La forza delle donne. Nella città di Oltremura il dittatore, un uomo dal cuore di pietra chiamato il patriarca, aveva stabilito che le donne non potevano essere libere, ma invisibili e mute. Non potevano votare, non potevano scegliere come vestirsi e non potevano uscire da sole. A scuola il grigio delle divise degli uomini del patriarca non cancellava i colori degli occhi di 3 ragazze, Giulia, Giorgia e Gemma. Per gli altri erano solo studentesse, ma sotto i banchi condividevano libri proibiti, poesie e sogni di realtà diverse. Tutto cambiò quando il patriarca vietò l'uso della penna alle donne e le 3 ragazze si riunirono nella biblioteca della città, l'unico luogo dove potevano esprimersi. Il bibliotecario Lorenzo era il ragazzo di Gemma. Lui era contro le leggi del patriarcato e voleva aiutare le ragazze con il loro collepiano. E quel giorno avevano deciso di svilupparlo e dividersi le parti per metterlo in atto una volta pronti. Le prime idee furono di Giulia. Ci servono tutte le ragazze della città e le ragazze annuirono. Intanto Lorenzo stava sistemando dei libri dietro di loro per poterle sentire. Lorenzo passò loro un libro. Le ragazze lo aprirono e dentro c'era un bigliettino. Giorgia esclamò: geniale, è così che passeremo le idee alle altre ragazze. Sul bigliettino c'era scritto: il dittatore si fida di me, possiamo ingannarlo e ci sono altre guardie d'accordo con noi. È fatta. Vedendo l'errore, Gemma esclamò: sul serio, almeno lei con l'accento poteva metterla. È fatta, però l'errore da prima elementare non l'accetto. Scoppiarono a ridere e delle ragazze da lontano le squadrarono. Ma a loro non importava e colsero l'occasione per dare loro un libro con un bigliettino all'interno per spiegare il piano. Appena le ragazze lessero il bigliettino annuirono e se ne andavano, poiché c'era scritto: andate e radunate le altre donne, dobbiamo liberarci. Circa un'ora dopo arrivarono altre donne che lessero i bigliettini e dopo altre ancora e ancora, fino a che la biblioteca non si riempì di spirito femminile. Intanto Lorenzo era andato dal dittatore, che si era insospettito vedendo donne che entravano e uscivano alla biblioteca in continuazione. Ma il ragazzo lo tranquillizzò, dicendo che era solo una ricerca per la scuola e, essendo l'unica biblioteca accessibile alle donne, era l'unico posto in cui potevano incontrarsi. Avendo tranquillizzato il dittatore, radunò delle guardie per aiutare le ragazze nella rivolta. La biblioteca era gremita di donne e guardie pronte a sostenerle per la libertà.
Giorgia, Gemma e Giulia presero un megafono collegato a delle casse e urlarono a tutta la città. D'oggi siamo libere di farci vedere in volto senza un velo, di avere il nostro stile, di avere i capelli lunghi, corti, ricci, lisci e colorati, di indossare un vestito corto e una gonna che non ci arrivi sotto le ginocchia, di votare, di avere un lavoro. E siamo libere di non essere giudicate o maltrattate se usciamo da soli o vestite meglio del solito. Dopo quelle parole, il patriarca uscì dal suo studio e restò a bocca aperta vedendo numerosissime donne. Mentre uscivano si toglievano il velo e le tuniche, facendo vedere i loro bellissimi capelli e i loro vestiti. Erano accompagnati da soldati pronti a morire per la loro libertà. Il patriarca, vedendole, rimase a bocca aperta e non poté fare nulla per bloccarle. Da quel giorno la città cambiò. Le donne erano libere, avevano diritti e doveri. La loro vita era completamente diversa, grazie a 3 studentesse di un liceo che erano riuscite ad affermare che nessuno può permettersi di negare la libertà e il rispetto all'altro. Bene, grazie. Il segreto delle donne. Sono le donne appassionate, sveglie, pronte e organizzate. Sanno sempre cosa fare per spronare o consolare. Sembrano deboli e son forti, occhio a come ti comporti. Impetuose, travolgenti, assai spesso sorridenti. Sono sensibili ed emotive, sono reali, sono vive. La realtà non vi nascondo, è per loro che gira il mondo. Bravissimo. La classe prima. Un fiore giallo dalle mani, un sorriso grande come il domani. Grazie a tutte le donne del mondo che rendono speciale ogni secondo. Con forza, cura e fantasia, colorano il mondo di allegria. Ora i bambini della prima C vogliono dare un omaggio ad alcune donne di questa stanza. Questo glielo fai alla sindaca. Da parte della prima C e delle insegnanti. Grazie, grazie davvero di cuore. Mi avete fatto emozionare. Vai a venire. Grazie mille. Parte della prima C e delle insegnanti. Pronti completamente con la biblioteca, vi faremo sapere gli orari, ci organizzeremo per fare tante cosette insieme a voi. Stiamo lavorando su un progetto, vorremmo costituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Vi spiego in poche parole che cos'è. Voi sapete che in un paese, chi amministra in un paese? Chi c'è? Il sindaco amministra. Qui a Bivongi abbiamo una sindaca, poi con il sindaco ci sono altre persone, c'è il vice sindaco, ci sono gli assessori, ci sono i consiglieri e lo stesso vorremmo fare con voi. Vorremmo fare un baby sindaco, lo chiameremo così, e tutta la giunta e il consiglio, in modo tale che discuti direttamente con noi con i problemi davanti ai quali vi trovate e cercheremo di risolverli insieme. Vi piace l'idea? Sì! Benissimo! Dell'intera comunità. Grazie. Qui.